Trovato questa piccola pepitina molto carina nelle ultime battute della giornata, molto soddisfatto. Almeno qualcosa che possa chiamarsi pepitina d'oro. Click continua a dare, dai, non mi lamento. Luca ha trovato una bellissima pepitina che vi lascio qua sopra in sovraimpressione. Sarà più o meno un decimo di grammo, 0,1 grammi, forse leggermente meno, 0,08. Un Gold Monster 1000 o il mio SDC probabilmente l'avrebbe sentita. Vedete che lo scavo sta procedendo, mi sono messo di fianco Luca in questa postazione, sto andando a rimuovere verso monte tutti i sedimenti, soprattutto quelli proprio attaccati al substrato roccioso, questo grafito scisto, questa roccia qua nera che vedete, dei massi importanti. Un po' ci incontriamo, Guarda che bello questo quarzo, trasparente. Luca sta utilizzando il suo piatto per andare a lavare il sedimento, invece io, visto che sto lavando sedimento non rossiccio perché sono sopra rispetto al suo, adesso andrò a passarlo in canaletta per produrre un concentrato di lavaggio. Sotto la canetta qua purtroppo c'è poca acqua, mi sono fatto un leggero imbuto verso monte in maniera tale che l'acqua si concentri nel mio strumento e da monte verso valle lo percorra. Il sedimento aurifero vado a vuotare nel piano di carico, semplicemente queste trappole andranno a recuperarmi l'oro, a trattenermelo nel tempo. Vediamo come va. Questo strumento serve per produrre un concentrato di lavaggio da tanto sedimento e l'oro va a essere intrappolato nelle trappole lungo il fondo perché l'oro è molto pesante, il resto invece viene scartato. Si può sia mettere sedimento non setacciato come questo, che contiene dei sassi che dovete poi comunque aiutare lo strumento a toglierli. Il sedimento più pesante va a concentrarsi di solito nei primi centimetri del tappetino, in queste depressioni. Dopo vi faccio vedere poi più nel dettaglio. Mi raccomando, non mettete troppa acqua, mi raccomando, non mettete mai troppo sedimento. Tra un carico e l'altro lasciate un po' di tempo e togliete gli scarti a valle. Poi pulite il secchiello verso la fine. Il secchiello è pulito. Se aveste troppa acqua in strumento, le trappole si libererebbero molto in fretta. Troppa poca invece è il contrario. Ci vuole un po' un compromesso, bisogna essere comunque capaci di pezzarla, ma anche voi potete improvvisarvi, vi regolate di conseguenza, dove vedete che funziona meglio, dove no. Qua potrebbe esserci una piccola pepita d'oro, vediamo dopo. Vedete, queste sono le cave che intrappolano l'oro. Vi lascio un video nei dettagli in cui vi insegno proprio a usare questo tipo di tappetino chiamato Dream Mat. Pulisco anche la canaletta che c'è del sedimento rimasto comunque intrappolato, dopodiché rimetto il tappetino al suo posto per il prossimo carico. Questo è il mio concentrato di lavaggio, vedete, uno secchiello. Adesso vado a lavarlo sperando che ci sia dell'oro. Tendenzialmente su Clay Creek abbiamo visto che il sedimento superficiale non contiene oro, però per arrivare per quello profondo bisogna passare tramite quello superficiale.
tanto vale lavarlo invece che scartarlo direttamente. Piatto ricco, mi ci ficco. Io ho trovato una carina invece. Sì? Guarda. Qualche paiuzza c'è. Diciamo che per ora sono usciti circa 2 decimi di grammo. Siamo intorno indicativamente ai 7-8 euro di valore. Luca ha solo lavato sedimento al piatto, invece io ho passato un po' di sedimento in canaletta. Allora, da valle verso monte vedete che affiora il substrato roccioso qua sotto. L'oro, essendo molto pesante, va a concentrarsi proprio a contatto con il substrato roccioso. Adesso c'è un po' di acqua, come vedete, perché di fianco comunque c'è il ruscello, il Clay Creek. Abbiamo spostato i massi di maggiori dimensioni qua dietro, dopodiché andremo alla fine dei lavori a ripristinarli, cioè semplicemente a metterli all'interno dello scavo, e stiamo pian pianino andando avanti. Questo sedimento che vedete dobbiamo ancora scavarlo. Si chiama fronte di scavo o fronte di coltivazione. Si dice coltivazione mineraria quando si sfrutta un sedimento. All'interno di questo sedimento ci sono le pagliuzze d'oro. A contatto con questo sedimento e sul strato roccioso, dove Luca proprio sta scavando, ci sono invece le pepite d'oro. Luca ha già trovato una pepita d'oro che probabilmente pesa 1/10 di grammo stamattina. Ci sarà abbastanza oro al Clay Creek? Andiamo a vederlo insieme. Forse ragazzi ho visto una pepitina nella canaletta, ma dopo vediamo insieme quando poi c'è il lavaggio. Ho visto che è andata nella prima trappola accessibile, è andata al fondo e non penso di perderla. Comunque in ogni caso si trova in quella trappola là. Ho appena eseguito una tecnica chiamata Splash Stress. In sostanza si prende l'acqua e la si tira contro l'affioramento e la forza d'urto che ha fa sì che la ghiaia e la sabbia vengano erose. Beh, dopo questo trattamento semplicemente i ciottoli andranno a affiorare più facilmente, mentre la ghiaia e la sabbia accumula alla base. Ho trovato questa piccola pepitina molto carina nelle ultime battute della giornata, molto soddisfatto, almeno qualcosa che possa chiamarsi pepitino d'oro. Clay Creek continua a dare, dai, non mi lamento. Quando fa questo rumore che impatta è proprio quello che fa questi piccoli granuli d'oro, si chiamano in inglese pickers, perché intanto riesce a prenderle con le dita, pick, prendere, e poi quando cadono fanno rumore di solito, mentre le pagliuzze no. Sentite. Allora siamo alle ultime battute della giornata, Luca sta facendo gli ultimi piatti. Diciamo che i risultati sono stati abbastanza esaltanti, ma con alti e bassi, nel senso che stamattina è andata molto bene, abbiamo trovato delle pepitine, Luca in particolare, ha trovato quelle più belle, invece io ho trovato l'oro un po' più fine, e l'oro c'è, ma soprattutto quanto ce n'è? Ecco, secondo me siamo riusciti a fare circa tra i 2 e i 3 decimi di grammo tra me e Luca oggi. Per concludere andiamo insieme a lavare il tappettino della canaletta con tutti i secchielli che ho lavato oggi pomeriggio. Siamo intorno indicativamente ai 50 litri di sedimento aurifero lavati all'interno dello strumento. Ci sono dei granati di varia dimensione, dei piombini da caccia, soprattutto in queste prime trappole. Il tappettino è pulito, laviamo ancora un attimo la canaletta.
il sedimento che vedete che è rimasto lassù, anche quello incastrato qua dietro, andiamo poi dopo a rimontare lo strumento, e questo concentrato aurifero del pomeriggio. Vediamo un attimo cosa abbiamo qua dentro. Una prima pagliuzzetta, un'altra. Vedete, queste sono le pagliuzze d'oro che ho trovato oggi. Questa qua più grande probabilmente era quella che vedevo in canalina. Quindi qui dal Clay Creek è tutto. Siamo riusciti a appurare, comunque di oro ce n'è, indicativamente non ce n'è molto. Mi raccomando di rimanere sintonizzati sul canale per ulteriori avventure. Mi raccomando anche di mettere mi piace al video, sempre se volete altri contenuti di questo tipo. Fatemi sapere la vostra nei commenti qua sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!